Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questa live di Sunless Skies. Parteciperemo in questa live alla 10K Challenge per riuscire a raccogliere dei fondi in beneficenza di cui parleremo tra poco. Ma iniziamo. Allora, la challenge si tratta insomma di una challenge per raccogliere appunto 10.000 sterline in beneficenza per un'associazione che si chiama Special Effect e si occupa di migliorare le situazioni e le condizioni di vita per bambini disabili o con malattie comunque che causano loro delle disabilità eh, permanenti. E potete trovare più informazioni nel link che ho messo nella chat, quindi potete andare a cliccare e vedere per saperne di più. Potete andare a donare se per caso foste interessati a donare per questa causa, ma la parte principale della challenge per la raccolta fondi è proprio streamando Sunless Sky per Sunless Skies per ogni minuto che faremo di live, io come tutti gli altri streamer che in questo momento stanno streamando Sunless Skies, verrà verrà data una sterlina a questa associazione e l'obiettivo è appunto quello di arrivare a 10k, 10.000, quindi tra tutte le donazioni di arrivare a 10.000 sterline in queste 24 ore di lancio del titolo Sunless Skies. Quindi adesso ci lanceremo nel gioco, andremo ad esplorare un pochettino il gioco e vedere quello che ci offre. Si tratta di un gioco di ruolo parecchio Lovecraftiano, diciamo, anche abbastanza surreale come situazioni, come ambientazione e andremo a vederlo un pochettino insieme. Io ho preferito non guardare ancora niente di tutto ciò, andremo a esplorare tutto completamente insieme. Tra l'altro ringrazio Fail Better Games e Anna, in particolare Anna Flint, per averci fornito la chiave per mostrare questo gioco. Non ho giocato a Sunless Seas, se per caso qualcuno fosse interessato a quel discorso. Eccoci qua, se per caso ci fosse qualche problema di audio vi chiedo poi di farmelo sapere per quanto possibile. Ho cercato di regolarlo un attimino prima, ma potrebbe essere che qualcosa non funzioni ancora alla perfezione. Allora, New Game. Vediamo se c'è qualcosa nelle opzioni. Vabbè, niente, no, ma se non ci fossero problemi andiamo su New Game. Il gioco è in inglese, spero che non ci siano troppi problemi. Cercherò di tradurre per quanto possibile almeno il che cosa è stato detto, se non letteralmente. Legacy Campaign oppure Merciful Campaign. Se muori puoi ricaricare e continuare con un nuovo capitano. Facciamo quella Merciful perché soprattutto non avendolo mai giocato non conviene lanciarsi troppo così alla sprovvista. Aiming assistance, only if player weapons are towards target. Many player weapons are gently toward targets, making aiming easier. Mm. Proviamo a vedere un attimo qual è la cosa standard, credo che sia non standard standard. Enemy project speed, at the default speed, fuel and supplies are consumed at the default rate. Va bene, proviamo con questa difficoltà, se per caso poi fosse troppo difficile, mi auguro di no, di non farmi troppe figuracce con voi. Eh, Tra l'altro vedete un piccolo sole qua sulla mia testa, ma c'è il logo di CK. Allora, log di Sua Maestà la locomotiva. La della locomotiva di Sua Maestà, l'Orpheon. La nostra spedizione ai domini dei morti è stata di successo.
Cioè di successo, ha avuto degli eventi. L'orfana è danneggiata, ha bisogno di riparare niente. Kaiser. Nulla, ci siamo persi tutto. Faccio prima leggerlo in inglese per poi capire il contesto. Ho trovato benissimo prima. Kill Better Games presents. Ok, ci si muove con tasti normali, con questa locomotiva viaggiante nello spazio. 15 marzo 1905 si è ritornata alla Reach. Untamed Sunless Span of Heavens, London's New Frontier, Celestial Garden. Ok. Ok. Ok, posso schivare in questo modo. La tua avventura attraverso ok, credo sia la continuazione perché parla di avventura nel mondo blu, nel regno blu. Voltuoso, adesso abbiamo una locomotiva danneggiata. Probabilmente era quella prefazione che ci ha detto all'inizio, di cui ci siamo persi la traduzione. Col primo ufficiale, la ciurma guarda a te. La stazione più vicina è New Winchester. Possiamo arrivare là. Sani salvi. Dove devo andare? Su. Mi piace comunque molto come si pilota sta locomotiva, Si sente proprio come fluttua nell'aria. Oh, ci sono delle casse qua, scavenge. E uno di fuoco, ma non so cosa sia, se carburante forse. Oh, c'ho un relitto qua, non mi piace questo. Ok, dice possiamo raccogliere dei ripari da questo qua magari. Che ha avuto meno fortuna di noi. Ah, è l'Ozymandias questo qua. You and the boarding party don your sky suits, garment of waxed canvas, lined with felt to protect against the cold of the sky. Two of the crew are whispering as they dress. What business did Captain Whitlock have in the Blue Kingdom anyway? Why the devil did we trespass on the districts of the dead? You silence him. Now's not the time. Ok, iniziano delle discussioni su domande, ma le interrompiamo. Leap across to the wreck. The gap between the two engines isn't wide, but the endless fathoms of heaven gape beneath it. Ok. È l'unica opzione che avevamo. You jump. Your stomach lurches with vertigo as the stars blazes above you and below. Cioè facciamo questo salto verso l'altra astronave. The air of the heavens is thin and torn by unpredictable winds. Cioè ci sono dei venti imprevedibili, quindi potrebbe succedere un po' di tutto. Then your boots hit the running board of the Ozymandias and your leather-gloved hands fumble for a hold. Ok, ce la facciamo, saltiamo e ci appigliamo. One of your companions throws you a line and you lash the two engines together. Only then do the rest of the boarding party follow you. One of them forces open an exterior hatch and you clamber inside. Ok, quindi lo rampiniamo e arriva l'altra gente che ci apre un po' la strada. Her interior is cold, unlit and whistles with wine. Your party's lamps spread buttery light over the narrow paneled passages. You make your way towards the hold, stepping over bodies crumpled in the corridor. Cioè ci sono dei morti nel corridoio. Unfortunately, your way is blocked. A bulkhead has been mangled inward by a well-aimed barrage. Cioè c'è stata bloccata la strada per avanzare. Abbiamo due opzioni. O clear the obstruction away, cioè di rimuovere l'ostruzione, per cui dobbiamo fare un test di Iron Skill, mentre invece l'altra è lead your party on a more precarious path, cioè di andare in un passaggio più precario.
Ehm, a passare da una finestra dall'altro lato e farlo con molta attenzione. Questo metterà alla prova skill of deceiving and evading. Credo che proverei con l'ostruzione, ma le cose se non riusciamo ad aprirla facciamo il giro lungo. Failure, oddio. As you strain against the stubborn steel, you remember an event from a year ago. A boiler explosion had trapped an engineer beneath a tangle of plating and pipework. The captain was first on the scene. You were second. Together you pried the wreckage upwards enough for you to crawl beneath it, while the captain braced the bar across her back. By all means, take your time, she grunted as you dragged the engineer out. Back in the present, the twisted bulkhead yields. Suddenly, a crewman cries out as his jagged edge bites him. You order him taken back to the orphan while the rest of you press on. The way is clear. Cioè, c'è rimasto ferito uno dei nostri. Ah no, proprio morto. New Total 7. Oh mannaggia, ma non ho capito bene cosa è successo. Si riferisce a un evento passato in cui è successa una roba simile. The twisted bulkhead yields suddenly as its jagged edge bites him. Un angolo lo morde. Non ho capito tutto, effettivamente. Abbiate pietà, ma se per caso qualcuno di voi capisce tutto, me lo dica. Tra l'altro, che è terribile che ho il cosino qua. Eh, scusate, facciamo un piccolo cambiamento. Tipo così. Oh, ok. Ok, così va bene. Buonasera a chi ci ha raggiunto. You have reached the Ozymandias hold, a rain of smashed cargo and spilled supplies. Hopefully, somewhere amidst the detritus, ok, sto diventando dislessico, you can find parts to repair the orphan and restock your stores, che è quello per cui l'avevamo bordato, cioè trovare degli oggetti nuovi che ci possono servire. Le opzioni sono varie, è solo una? No, è solo una. Conduct a thorough search, cioè un'esplorazione approfondita. Ah no, no, invece è tutto il contrario, non approfondita, dobbiamo fare in fretta. Va bene. You find enough food and gear to restock your supplies and enough spare parts to make a necessary repairs to the Orpheon. The food will need to be thoroughly thawed, of course, but you've eaten worse in the skies. Ho ho! Cries one of your party, prying the lid off of a long crate. It holds a cannon, still nested in straw. Another crewman pulls a battered birdcage from a pile of ruined cargo. Within the cage, something winged and furred opens a sullen eye. You examine your finds. Ci abbiamo trovato del cibo e abbiamo trovato un cannone. The Ozymandias emits a long, juddering creak. Your boarding party exchange nervous glances. From the chaos of its hold, you have retrieved repairs and supplies, and discovered some useful equipment, a gun that could be mounted on your locomotive, and an educated bat. Anche un pipistrello addomesticato, ecco di cosa parlava alla fine, non avevo capito bene. Abbiamo trovato appunto un cannone che possiamo montare sulla nostra locomotiva e un pipistrello addomesticato. Abbiamo una delle due opzioni. Perché possiamo farne solo una delle due? O possiamo montare il Jerusalem. Her own weapons were damaged during your flight from the Blue Kingdom. That leaves you vulnerable. Ah no, you can claim both these and the bet, ok. Oppure libera il coso e utilizzalo come uno scout, un esploratore. Ma io li prenderei tutti e due, questo. Ok.
Speriamo solo che non esploda il tutto nel mentre. The Ozymandias emits a long, juddering creak. Your boarding party exchange nervous glances. From the chaos of its hold, you have retrieved the repairs and supplies and discovered some useful equipment. A gun that. Ok. Allora, o andiamo nell'engine room per prendere la benzina, però bisogna fare in fretta perché potrebbe rompersi tra poco. Oppure ritornare alla nave. Io direi che non ci conviene rischiare e me ne tornerei tranquillo alla nave. You lead your boarding party back to your vessel, unshackling her from the buckling Ozymandias. You stock your engines and steam away, restocked, repaired, and rearmed. The crew give a ragged cheer. Il tuo terrore è diminuito. Ok. Prima erano terrorizzati per il fatto che fossimo la. Ah no, questo indicatore qua probabilmente è il terrore. Tra l'altro qua è carino, qua c'è il faccione del nostro capitano e c'è il mio faccione praticamente. Cioè se mi metto tipo qua, un po' più piccino. Nulla, allora vediamo un po'. Press F to send out your scouts. Cost supplies. Allora no, abbiamo pochissimi supplies. Vabbè, proviamo per vedere. Dove è andato? È tornato. Has discovered something out in the sky. Compass icon in the toolbar? Qua sotto? Ma non la vedo la compass. Ah no, ok, questa compass icon. The Rich, noi siamo qua e cos'è che ha trovato? Discovered something qua, ok. Primary fire. Oddio! Oddio, cosa succede? Cosa succede? The walls of the captain's cabin are lined with a hodgepodge of couriers from across the sky. Captain Whitlock lies in bed. Black marks cover her skin like a monstrous brand. When she coughs, coils of acrid smoke pour from her lungs. Okay. Inquire after the captain's injuries. Okay. Approach the bedside. Ma io manderei il dottore perché sembra parecchio sofferente. Ma deve essere qualcosa che è capitato prima, nel precedente gioco. A word of living fire pursued the orphan across the Blue Kingdom. It caught you just before you passed through the transit relay to the Reach, and set its brand upon the captain. It's burned itself right through her, the doctor whispers. When I closed the worst of her wounds, I could see the sign is seared into her bones and her organs. Judging from her symptoms, it's on the inside of her lungs too. The captain leans to one side and vomits a plume of fire into a copper bowl. There is nothing the doctor can do. Ok, quindi è una sorta di maledizione che l'ha bruciata fin dentro le ossa e negli organi interni. The walls of the captain's cabin are lined with a hodgepodge of curious. Ok, no, niente. Adesso c'è la seconda opzione di avvicinarci al letto. Her mouth is blistered from. Perché il dottore ha detto che non può fare nulla purtroppo per questa cosa. Her mouth is blistered from the blue fires that dance on her tongue. Her hand grips your arm. Her skin is hot as a kettle. Quindi sta male, la pelle è molto calda. Made arrangements, the orphan will be yours. Her voice is just a rasp of burned meat breath. But promise, she breaks soft scream a word in a language that was not made for human mouths. When she resumes speaking English, she is weaker. Her request little more than a gasp. Promise me one last service. Promise.
Promise her you will obey her last command. Wherever it is, you'll see it done. Make no promise, tell her to rest. She will need her strength. There is a hospital in Winchester. We can help her. Oppure, pull away. Wait, what if her condition is contagious? Oppure, demand to know why she took the orphan to the Blue Kingdom. It was folly to visit one of the lands of the dead. Now you are all paying the price. Quindi The Blue Kingdom è la terra dei morti. Ma a me la sola opzione possibile cioè sarebbe la prima. Poi voi vi chiedo se per caso aveste delle opzioni, no, che preferite, fatelo sapere anche nella chat, no? Scrivete che cosa ne pensate, cosa preferireste fare nelle varie azioni, perché ci sono varie scelte come abbiamo potuto vedere. Qua abbiamo quattro possibilità, cioè la prima è di obbedire e dire sì, lo prometto, anche se non sappiamo in realtà ancora che cosa ci sta facendo promettere. La seconda opzione è di non fare promesse e dire riposati, tanto tra poco c'è un ospedale, andiamo all'ospedale, ti aiuteranno. Oppure ci allontaniamo perché potrebbe essere contagiosa, cosa che in realtà penso che non sia. Non penso sia contagiosa per il fatto che sembra più che altro una maledizione, quindi una maledizione, cioè, che colpisce lei in quanto capitano della nave e non noi altri. Se fosse stata una maledizione che doveva colpire tutti, avrebbe colpito tutti direttamente dall'inizio. Oppure l'ultima cosa è chiederle perché è andata nelle terre dei morti, nel regno blu, che mi sembra un po' sciocca come opzione, cioè nel senso sta morendo, ti dice oh no ho bisogno di una cosa, e lui dice ma raccontami perché siamo andati da quella parte, dai facciamo due chiacchiere, cioè mi sembra solo una perdita di tempo e farla penare davvero troppo, cioè da quello che diceva prima fa proprio fatica a respirare, fatica a parlare, e ogni parola che fa è più debole, quindi boh, la mia opzione preferita sarebbe la prima. Se qualcuno ha qualche cosa da dire lo dica ora o taccia per sempre. Ok, va bene, lo prendo per un... va bene. Allora andiamo a promettere che obbediremo, anche se mi fa paura perché chissà che cosa cavolo ci farà promettere di sicuro della roba del manga, per cui andiamo nei guai più brutti del mondo. She sinks back, relieved. Ok, sollevata. All in my will, she gasps. Be a better. She breaks off as the sigils burned into her bones flare, glowing cherry red through her flesh and skin. Better captain than I. Ma che... cioè ci ha fatto promettere di essere un capitano migliore di lei. Ma che cazzo di promessa è? Cioè nel senso... dai, mi aspettavo qualcosa di diverso. Che ci dicesse qualcosa, una missione, una roba da fare. Niente invece. Cioè di essere migliore di lei. Va bene, ma non so neanche che cosa ha fatto. Vabbè. The effort exhausts her. She sinks back into the scorched pillows and a twisting, frantic fever. Ok, riaffonda nel cuscino, la febbre è troppo alta. The walls, diciamo di nuovo, Take your leave, ok. Other business. You leave the cabin and the scorched stink of its hair behind, and return to the bridge. New Winchester is farther than you'd like, and the captain hasn't long left. Dobbiamo andare in fretta là prima di... qua primary fire vuol dire che ah ok, si surriscalda. Buono sapersi. E tra l'altro un rincuro mica da poco. E dobbiamo direzionare il cannone con la nave, no? Oddio.
Bisogna gestirsi davvero bene i colpi perché il surriscaldo sono quelli. Questo ce l'ha con noi? No, vero? Cosa fa la signora? Devo premere R per... Ah, ok, non ce l'ho con noi. Buono spazio. Aia! Ma che cavolo di problemi hai? Troppo lento? No. No! Kaiser, ho sbagliato tutto. E niente. Mi si preso parecchi danni. Loot, cos'è che mi dice? The rich marauder is defeated. Raid the remains oppure strip it for repairs. Ma non posso fare tutte e due le cose? Vabbè, facciamo il raid, poi vediamo se ci resta. Your boarding party returns. Ok, 38 monete, 36 monete. No, però non ci ho fatto riparare. Ok, era meglio riparare a questo punto. Soprattutto in questa situazione. Però allora, il nostro tizio... No, 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 no. Qua. Il nostro pipistrello addomesticato diceva che c'era della roba interessante qua. Però mi sa che se andiamo in qua poi dopo ci muore il capitano. E proviamo lo stesso. Al che vada abbiamo capito che non dobbiamo farlo in futuro se dobbiamo morire. 20 marzo. Odore di smog, l'odore di il suono del ferro su ferro, siamo a casa. Ah, non è Winchester, no, è giusto qua allora. A Newport, applicate non è. A Newport, the crew are ready to see land, vabbè, non si legge perché c'è scritto solo cose. Va bene, proviamo. Arrival at New Winchester. You coast into the bustle within the soot and the steam of Vulvesation. Ok, non so come si pronuncia. It is clogged with other engines, scrappy mining locomotives from Lustern Way, weathered explorers gleaming with frost, slick company vessels with bright brass fitting. No sooner have you pulled into the sidings than a brusque station master buzzes over. He requests to come aboard. I must speak with your captain, he insists, brandishing a ledger. The usual formalities. Ok, c'è un tizio che dice che deve parlare col capitano per le formalità di attracco. Va bene. Ok, appare il dottore. Con la faccia solenne, il cappello in mano, tra le mani e abbassa gli occhi. Ci dirà che è morto il capitano. The passing, cioè il trapasso. The crew exchange bleak, wordless looks. The Orpheum itself feels suddenly more empty. The station master looks confused. You inform him that unfortunately Captain Whitlock has just passed. He says, neutrally. Sorry to hear that. Very sad, very sad. He waits for what he considers an appropriate minute and a half before continuing. Alas, even amidst tragedy, the cogs of bureaucracy must turn. If Captain Whitlock is deceased, the station authority require their answers from the first officer. He dons a set of spectacles and locates his pen.
It will be relatively painless. Name, background, purpose of visit, etc. Shall we begin? Ok, dice, ci aspetta un po' di rispettosamente per condoglianze, diciamo, del lutto, per dare onore alla morte. E poi dice, comunque dobbiamo fare queste robe burocratiche, quindi parlerò col primo ufficiale e dice, dobbiamo compilare della roba. Create your captain. Ah, ok, quindi questo è per creare il capitano. Today London lies between the stars. Her new empire unfolds across the heavens. But 10 years ago, before the northern gate was opened, before the renewed empress led her people into the skies, it lay in a vast cavern far beneath the earth. Deep, dark, marvelous. Who were you then? Chi eri all'epoca, 10 anni fa? A street urchin. No parents, no laws, no masters, but also no roof over your head, no money, and often no dinner. Freedom comes at a price. C'è un tagliaborse che effettivamente dice non avevi leggi, non avevi genitori, nessun padrone, però neanche una casa, spesso da mangiare e niente soldi. You will begin with height veils, the skill of evading and deceiving. Ok, quindi alta la furtività, diciamo, ecco. A soldier, yours was not to reason why, yours was but to do and die. Ok, non ti chiedevi il perché, ma dovevi fare e morire. You will begin with iron, the skill of confronting and overcoming. Ok. Oppure a poet, cioè la forza, insomma, una roba del genere. The pen, the ink, the blank, monstrous page. You will begin with hard arts, the skill of convincing and enduring. Ok, questo è per convincere la gente, carisma, diciamo. No, aspetti. An academic, a student of the sciences, the arts and of philosophy. You will begin with hide mirrors, the skill of investigating and deducing. Ok, questo è tipo intelligenza. A priest, hymns and hymnals, Sundays and sermons. Prete. You will begin with high arts, the skill of convincing and enduring. Ok, è lo stesso del poeta. A sailor, cioè non è con la S, è con la Z. Vorrà dire qualcosa. You roved the mournful, merciless waters of the Untersea. E magari quello è un riferimento a Sunless Skies, che purtroppo noi non cogliamo. We will begin with high iron, the skill of confronting and overcoming. Ok, quindi questo è un po' come il soldato. A ministry auditor, for a time you served at the Ministry of Public Decency, which has become Her Majesty's preferred instrument. Ok, era un addetto del Ministero della Pubblica Decenza. You will begin with high mirrors, the skill of investigating and deducing. Ok, che è lo stesso dello studente universitario. A revolutionary. The world is broken, one way for the rich, another for the poor. You decided to do something about it. Ok, un rivoluzionario. You will begin with high veils, the skills of evading and deceiving, che è sempre la furtività del nostro tagliaborse. Non lo so, io di solito sono più orientato verso l'intelligenza e quindi sarai o per Hearts o per Mirrors, che ci dà come opzioni 4 opzioni, che sono Ministry Auditor, Priest, Academic o a Poet. Non so davvero che cosa può servire di più. Tra Poet e Priest farei di sicuro il prete, perché mi interessa di più. Più che altro perché non c'è un gioco in cui fai il prete come passato. C'è il poeta, lo scrittore, lo studioso, ok, sono tutti uguali. Ma il prete non c'era mai stato, cioè non ho mai trovato un gioco così. Un universitario oppure un auditor. Ma questo però mi sembra l'idea più originale. Anche se è vero che ero servo del potere, diciamo, tra virgolette, che è tutto il contrario del rivoluzionario per un certo senso, però mi ispira questo discorso qua del Ministero della Pubblica Decenza, di andare a indagare. You were an auditor, ok.
The ministry is responsible for the promotion and preservation of British culture. It is a sprawling, many-branched institution. Ok, aveva più rami, quindi possiamo avere tipo una skill secondaria. The information office, gets raw information before it can reach vulnerable citizens that regurgitates it in terms they should find less distressing. Increase your veils, the skill of deceiving and evading, and affiliates you with establishment. Ok, questo era tipo le spie, cioè cercare informazioni prima che raggiungessero i cittadini normali, e aumenta appunto tipo la furtività, e ti affilia con affiliates you with establishment, sono su tutte e tre da quello che vedo. The Department of Sensibility, their task is to determine what constitutes Britishness as an identified threat to it. Ok, quindi dice bisogna stabilire che cosa caratterizzava l'essere britannico. Aumenta la skill di convincere le persone. The Department of Corrections. Why censor when you can correct? A revised word here, an omitted sentence there. Now the whole page says something different, something less troublesome. Quindi questo era quello che modificava le opere per evitare che fossero contro il ministero, insomma, contro British culture. E aumenta il confronting and overcoming, la cosa più legata alla forza. Cosa possiamo dire? Credo più che altro per il fatto che prima ero indeciso con la parte del poeta e del prete, che era quella con Hearts, the skill of the convincing and enduring, che è tipo il carisma. Proverei ad andare tutto sulla parte intellettuale, quindi niente discorso di forza o furtività, andrei sul convincere le persone, anche se in realtà poi potrei avere un personaggio sbilanciato. Forse il discorso della furtività potrebbe servirmi un po' di più, se per caso bisogna affrontare qualche situazione di pericolo. Perché se fossimo sempre confrontare con delle persone, indagare e convincere, sono sempre tutte con relazioni personali. Mentre invece la furtività può anche essere, che ne so, tipo agilità, e quindi riuscire come prima di entrare dalla finestra. Farei questo, in fin dei conti, sì. Choose an ambition. What does winning mean to you? Cosa significa per te vincere? Wealth, ricchezza. You want a comfortable retirement, and by comfortable you mean extravagant. Many have made their fortunes out among the stars, many more have failed, broken and lost in the drifting night. Will you be different? To win, gather a substantial retirement fund, acquire lodging and at a hot port and retire. Ok, quindi l'obiettivo è di avere un sacco di soldi ed avere una casa e dei possedimenti con cui godersi poi la pensione e di andare in pensione. Fame. You will immortalize your exploit in the song of the sky. For centuries people have launched themselves into the unknown in the hope of making a name for themselves. You're sure you'll succeed. After all, you never heard of anyone who didn't. Gather stories of your exploit and write about them in the New Winchester. Ok, questo è di diventare celebri, quindi di raccogliere abbastanza esperienze da poterle scrivere e quindi diventare famoso per sempre anche dopo la morte. The truth. Even the stars have secrets, but they won't keep them from you. A message from an old friend begins an unbiased quest to learn a secret that the stars hide. What drives you? Curiosity? Justice? Insolence? Whatever it is, it will be tested. Okay. Be warned, this is a demanding ambition, best played by a lineage that has already completed wealth or fame. Accribbio! L'ultimo dice la verità, che cosa si nasconde dietro le stelle. Un tuo amico ti dà
degli indizi, ma devi andare a esplorare, che cosa ti guida, la curiosità, la giustizia, l'insolenza. Sarà messo di sicuro alla prova. Però dice, attenzione, è una partita davvero molto molto difficile, quindi si consiglia di farlo solo se hai già completato o la ricchezza o la fama. E tra la ricchezza e la fama, bella storia, io avrei scelto la verità. Così come titolo sarei andato 1000 volte sulla verità. Però non conviene, dobbiamo prima farci la gavetta con qualcos'altro. Dobbiamo prima farci la gavetta su qualcos'altro, quindi... Ricchezza o fama? Ricchezza o fama? Voi cosa fareste? Sapete che col cellulare mi avvisi che sono in diretta. Mi mangio una pastiglia leone nel mentre. È una scelta ardua. Fama. Andrei di fama. Appearance, ok. Beh, questo codino sbarazzino mi piace. Questo è quello che c'era prima. Gli occhiali tipo? Forse sì. E questi occhialini quadri. Maso non era male croce. Vabbè, dai, questo 2 va bene. Hai la barba. No, non mi convince quella. Ho il mega buff così. O questa, no, dai, andare di questa. Outfit. Andrei di questo. Dai. Sir, citizen, captain, my lord, my lady, specialist, doctor, professor, officer, archivist, principal, administrator, secretary, intendant, nurse, comrade, brother, sister, reverend, madam, sir. Andrei con captain, ma no, dai. Sarò banale, ma dai, andrò con professor. Ma vediamo qualche random name, dai. No, ma non vorrei... Vabbè. Shore, Lao, Full Card. Connolly, Peltel, Flynn, Wong, McBride, Watson, Griffiths,
McBride, Wong, Ahern, Hopkirk, Abernethy. Dai, Abernethy. Principal Abernethy, no, Professor Abernethy. È un nome abbastanza strano per essere divertente. Professor Abernethy. Ok, ci sta. Vada, continue. Ok, quindi questo è il nostro starting stats. Partiamo con 10 di forza, 10 di carisma, 25 di indagare, sta roba così, 17 di furtività. Ok. Abbiamo sbloccato un achievement tipo fondamentale per la vita, che in realtà non è vero, non è fondamentale per la vita perché viviamo anche senza. Allora, your hull is a little worse for wear. Try to repair it soon. You can do this for a small fee at the New Winchester and certain other ports, or sometimes by salvaging from the wrecks of your opponents. Officer panel in the port. Ok, abbiamo una persona che possiamo aggiungere. Scout. No, ok, va bene. Abbiamo un officer che possiamo mettere. Però credo di dover finire questo discorso qua. 3 weeks have passed. This morning, Captain Whitlock received a simple memorial service. Her body was consigned to a necropolis train bound for the Serene Mausoleum. Now you sit with a handful of her relatives in the threadbare offices of her solicitors. A methodical notary is reading the will. The captain was wealthy once, but squandered her capital on mysterious expenses before her expedition to the Bleak Kingdom. Quindi era abbastanza ricca, però ha speso quasi tutto il suo capitale prima di partire per il reame blu. Stanno leggendo il testamento, probabilmente. The captain's relatives, from whom she was mostly estranged, are clearly wondering why you're here. Ok, i parenti si chiedono perché noi siamo qua. In a final codicil, the notary announces, Captain Whitlock confirmed the possession of the orphan was to pass to its first officer. He peers at you with dry grey eyes. This includes a certain black box contained in the orphan's hold. Ok, quindi dice che la nave resta a noi, cioè l'orphan resta a noi, e comprende anche una scatola nera che c'è nell'orphan. Captain Whitlock's final request was that at the time of your choosing you transport said box to an address in London. He hands you an address card and deposits it there. You are not to look inside. She gave no explanation. And that's it. You are the captain now. The orphan is yours. E dice che non dobbiamo mai aprire questa scatola ma consegnarla a un indirizzo a Londra. Quando vorremo noi. Però non possiamo aprirla. Però le opzioni sono varie. Allora, dice, possiamo cercare di scoprire che cosa contiene la scatola nera mentre siamo in Winchester, oppure portarla a Londra, come richiede il capitano, come aveva richiesto il capitano, oppure venderla. E abbiamo guadagnato 100 di monete. Ma è quella cosa che c'era là? Ah no, credo che lampeggi giusto per indicare cosa. Boh. The clamoring central station of New Winchester, place of steam and smut, and thundering iron. Here you can find people willing to pay for a skilled captain's service. Allora, possiamo esplorare la città, reclutare il guidatore incauto.
Un'opportunità. L'ispettore fastidioso. Excuse me. Ok. Cercare di scoprire cosa c'è dentro la scatola nera. È di basalto. Di basalto nero. Più lunga di quanto tu sei alto? Enorme sta roba. Ah, e ha una chiave, quindi è difficile. Cioè, probabilmente avremo bisogno della chiave. Segui la tua ambizione. The Song of the Sky looms in your mind and unfinished monument. Ok. Non ho capito, un monumento. Boh. Suono del cielo. Frutto nella tua mente. Non so cosa sia quello, segui la tua ambizione. Ripara la locomotiva. È una cosa che dobbiamo fare. E assumi della ciurma. Allora, ripariamo la locomotiva. Fully repair your hulls. 3 monete per ogni punto che abbiamo perso. Noi ne abbiamo 17 su 30. È abbastanza. 10 per 30 invece. Ok, giusto da toppare. No, beh, farei tutto. Cioè, abbiamo appena dato 100 monete. Allora, se noi ci manca quanto è qua? 30 meno 17 fa 13. 13 per 3 sono 39. Sì, ci sta. Dai, ripariamolo tutto. Eh, ok, adesso ne abbiamo 97. Cosa... Allora, io vorrei vedere un attimo il discorso. Ho detto che abbiamo degli officer, abbiamo un officer che possiamo mettere. Vero? Aspetta, cos'è che dice qua? Tab, ok, nel porto per metterne uno. Oppure per interagire con loro, o chiacchierare con loro. Un officer o una mascot? Allora, officers? Allora, first officer? Ce l'abbiamo un questo quarto master signal? No, non abbiamo nessuno? Come li appunto, scusate? Vabbè, vediamo un attimo. Journal? Ok, ah, sono delle missioni. Ambition, The Song of the Sky. Ah, che è quello appunto di raggiungere fama. Ok. Questo è quello del black box. Affiliation, establishment. Events, cos'è? Non so. Your soul. Uno cold e uno clear. Peculiarities 50-50. Non so esattamente, però va bene. Inventory. Ah, qua abbiamo il cannone, qua abbiamo la mascotte. Abbiamo 3 supplies e 2 di fuel. Ok, 7 di ciurma su 10 perché ne è morto uno là su quella nave che abbiamo incontrato. Cos'è che dice questo? Jettison cargo. 5 su 12 di cargo. Ma non mi fa appuntare nessuno comunque qua, eh. Hold, profile, journal, officer. Chart, option, tutor chart. No, chart andiamo... The rich alert area. Ok, niente. Ok, non ho capito il perché ci diceva di assegnare l'ufficiale se non abbiamo nessun ufficiale. Ma proverei a esplorare la città come prima cosa. Vediamo un attimo che cosa ci dice. The smoggy clanging sinking step. No, quello l'abbiamo letto. Ok, no. Ok, its factories thunder. Its engine shed ring with hammers and hiss with steam. Locomotives chug into sidings for repair or flare across the sky and away
into the wilderness. An opportunity. Learn about trading. Successful skyfarers fund their expeditions by dabbling in trade. Inquire whether there are any good trading opportunities available. Ok, cercare di capire se ci sono delle cose di commercio interessanti da sfruttare. Visit the Promise of Days, a club where seasoned captains gather to trade stories and share advice with younger skyfarers. Ok, che è tipo una taverna in cui possiamo parlare con dei capitani più anziani che ci possono dare dei consigli. Inquire about the Winchester War. How goes the war? Che guerra? Siamo in guerra? Buono a sapersi. Io chiederei della guerra. The New Gazette. Stories, shops, Willis stations. Cos'è shops? Ah, forse possiamo spostarci da una cosa all'altra, ma non voglio perdermi il coso. Dove che sono? The slow burning war for rich forms the backdrop to daily life in the new Winchester. Citizens wishing to keep up with the developments in the war turn to the New Gazette. It is famously the only newspaper worth reading in New Winchester, as well as the only paper that hasn't bankrupted itself. Its quality speaks for itself. Ah, dice che è praticamente il migliore anche perché è l'unico che non è mai che non è fallito da solo di giornale. Ok. Here you can read about the progress of the war, check your reputation with the factions, and who currently controls the rich. Ok. E posso controllare il progresso della guerra, la mia reputazione con le fazioni e chi sta controllando il rich. Read about the current political situation in the New Gazette. Ok, puoi sapere chi controlla il rich. Search the New Gazette for your name. Parlano di te? Che cosa dicono di te? Oppure read about the latest news in the New Gazette. Recent developments, ma non ce ne sono perché ovviamente non abbiamo mai letto niente. Quindi nuovo rispetto a cosa? Rispetto a zero. Voglio sapere chi controlla il rich adesso, ora come ora. The Assembly runs New Winchester from Victory Hall and seeks to strengthen its end in the rich. London's proxy, the Windward Company, however, maintain a considerable presence in the rich. Although New Winchester is still neutral ground, tensions are mounting within and without the port. Ok. Quindi l'assemblea governa da Victory Hall. Vedete c'è la Windward Company a Londra, da quello che ho capito. Ma è scritto un po' strano effettivamente. The Slow Burning War for... Ok, niente, di nuovo l'introduzione uguale. Vediamo cosa dice del nostro nome, non dirà un cazzo del nostro nome. Your name does not appear in any of the detective fox reporting of the war, on the war. Probabilmente possiamo schierarci da una parte delle due e picchiare altri al loro nome. Apparently you're not considered worthy of comment. There's no mention of you among the stories about the stovepipe's recent fortunes. You are not of interest to them. Non siamo interessanti per nessuno. Ok. No, niente, vorrei un attimo andare piuttosto a vedere i negozi. Cos'è? Bazaar. Seeds for Magdalenes. Sauce for Port Prosper. Abra Engineering. Cos'è che mi dice invece? Ok. Ci sono tante robe che si possono mettere. Grimald King, questo deve essere tipo la cosa più potente del Gerusalemme. Ok, però come equipaggiamento sono più o meno questi. Allora, buying o selling? Ah no, io buying, non loro buying. Hold bank. Ah, ma bank non c'è un bank. Va bene. Victoria Market, Victoria's Secret.
Ragazzi, siamo a 59 minuti, quindi sono già 59 sterline che abbiamo raccolto per beneficenza. Non sono un granché, però, non sono neanche pochi. Alla fin fine. Alla fin fine, diciamo, no? Un'ora, quindi 60 sterline. E sono le 10 e un quarto. Fuel supplies. Ma le supplies per quanto tempo mi durano? Su queste le supplies. Boh. Più che altro non so se me ne servono di più o di meno, vabbè. Ah, qua vende delle nuove navi. Per alcune sono più potenti, vanno meno carico. Ah, ma lo dice anche, questo è un Cursor, Light Armored Aggressive Engine, Trader, Popular Mining Vessel, Escort, only recently emerging from the Siemens Sapphire Engine Yards, Sturdy Flexible, ok, Liner, Infernal Beast of Brass and Steam, furnished with indulgent luxury, with carpet thick enough to lose your toes in, ok. Dici che non c'è un tappeto così spesso che ci perdi i piedi dentro. No, toe è le dita. Che però costa davvero tantissimo. Pensavo ci fossero più navi, in realtà, più opzioni di navi. Storia, allora torniamo qua. A Wolseley Station. Proverei a lanciarmi sul discorso qua dell'ambition, però... Ma in Explore City c'era anche il discorso del commercio, allora ci siamo persi. Sì, il commercio Promise of Days. Andiamo prima a sentire i consigli dei tizi. All pistons gleam off the walls. The shelves are crowded with mementos from across the sky. The clientele raise their voices. No, ma mai sentito clientele in inglese? Cioè la clientela è un italianismo. Raise their voices to be heard above the comforting clamor of the adjacent engine yards. You may find helpful advice here. Niente, dice che c'è gente e dei consigli anche appesi alle pareti. Introduce yourself to the seasoned captains. Ok, introduciti agli anziani, no anziani, vabbè, quelli più esperti, insomma, più navigati, ecco. They are always happy to offer words of advice, sometimes many words. Ok. Go elsewhere. Non ti interessa più. Oppure ask them how to make your fortune through trade. Ok. Non possiamo parlarci però ancora del commercio. Quindi introduciamoci. Instructions. 4 are gathered at their usual table. The masked citizen, a libertine polymath and pioneer of a neo-nocturnal artistic school, the benevolent didact, a scholar haunted by his discoveries, the plucky baroness, explorer, collector, philatelist, and spatchcocker Meg, who hunts monsters. Quindi ci sono 4 persone alla tavola. A tavola. Masked Citizen, che è un libertino, pioniere di artistica, eccetera, un artista. Poi c'è il Bedewilled Didact, che è uno studioso. Plucky Baroness, che è un'esploratrice, collezionista, si occupa di filatelia. E poi Spatchcocker Meg, che va a caccia di mostri. Of course, everything out here is jolly dangerous, says the Baroness. Few risk the skies, so news of distant ports is valuable.
Collect port reports from the places you visit and deliver them to Victory Hall or Company House. The more you turn in at once, the more they'll pay. Ok, quindi raccogliere informazioni dei porti e portarle qua a Victory Hall ci garantisce dei soldi. Se ne portiamo tanti insieme ci dà più soldi. Look for other opportunities on the way, advises the masked citizen. Passengers who want transport, rich men in need of bloody work, etc. Cerca per opportunità nel mentre. Passeggeri che vogliono trasporti, uomini ricchi che vogliono che tu faccia del lavoro sporco, eccetera. Adesso posso chiedergli di fare fortuna attraverso il commercio, ok. Ah, the deduct says, fiddling with his innumerable talismans, an essential topic. Meg slides you a stool, and the captains shuffle around to make room. The masked citizen buys you a drink of her own invention. It is violet and foggy. The plucky baroness gives you a brisk, encouraging grin. Ask away! Ok, mi offrono da bere, nel mentre. Ask about markets. How can you buy and sell goods? Ask about prospects. Where am I to learn of these opportunities? A trading opportunity, ask them if they know of a good prospect available. Ask about bargains. Ask how to expand the prospects and bargains available to you. Change the subject. Oddio, c'è tantissima roba da sapere qua. Andiamo in ordine? Andiamo in ordine. Allora, dove... no, come compri e vendi robe? Ma probabilmente ci dirà... vai là. You can sell practically anything at a big trade hub like New Winchester, the Baroness answers. If you want to buy, though, you'll need to travel to more distant ports. Each specializes in a particular export. Meg spits chewing tobacco onto the floor. No money in buying at market prices and selling at them too, though. You want to look for bargains or prospects of people offering better money. Buy cheap, sell dear. Sì, dice non ti conviene comprare e vendere a prezzo di mercato, ti conviene comprare quando ci sono delle super offerte e vendere dove c'è gente che ne ha bisogno, che mi sembra anche scontato. You can sell, not buy any trade good at a major port. Lesser ports each sell a single good. You can see what a port exports by clicking it on your map. Quindi ok, nei porti grandi vendiamo le robe di commercio, mentre invece nei porti piccoli compriamo le merci di commercio. No, ask about markets abbiamo già chiesto. Prospects. Where might you learn of these opportunities? The masked citizen sips their drink. The biggest port in each region has a bazaar where captains do business, che è quello che abbiamo visto prima. Il bazaar. There you'll learn of people at other ports prepared to pay over the odds for a commodity. Quindi ci dicono che in porto tal dei tali pagherebbero di più per un tale oggetto. When you accept the commission for a prospect, it is yours. No other captain will pursue it. It's all fantastically civilized. We smile and draw. Ah, ok, se noi andiamo e gli diciamo ok, me ne occupo io, non c'è nessun altro che le porterà. You'll have to source the goods yourself, of course, says the better village deduct. Find a port that exports them. The client will want a certain amount. You can supply some or all of it. But if you provide all they need, they may furnish you with an additional reward. Ok, quindi dobbiamo poi trovarli noi, andare a trovare un porto in cui recuperare questa merce di cui abbiamo bisogno, possiamo dargliene solo parte, però se glielo portiamo intero con l'ordine che hanno fatto ci daranno un'aggiunta in più di premio. Ok, i prospetti sono dei bazar dei porti principali, quindi vuol dire nei porti dove non puoi comprare quella roba, cioè ti dicono ehi,
Vai da quella tizia, cioè, ha bisogno di, che ne so io, banane americane, e tu dici sì, ok, porterò le banane americane, poi devi andare a cercarti il porto dove comprare le banane americane e poi andare a portarle. Eh, Prima di questa opportunità qua vorrei vedere di altro. Chiediamo di bargains. Spatchcocker Meg wipes beer foam from her lip. Nowhere this busy. Deals are snapped up too fast here. Visit the bazaars at quieter ports. Can find all sorts. Limited supply. Mind. A bargain won't hang about forever, thought the Baroness confides, steadfastly ignoring Meg's manners. So don't hang about. If you've space in your hold, snap them up. You can always sell them at the majority port for an adequate return. Quindi dice, qui nei bazar non trovi delle offerte dei porti grandi, devi andare nei porti piccoli, comprare e puoi trovare delle offerte. E dice le offerte però non durano per sempre a quel costo, quindi devi prendertelo subito e poi trovare un posto dove venderlo. Uh, Chiediamo ancora questo, allora, learn about affiliation and the opportunity they present. Allora, Meg Loth. A noise like a sneeze crossed with a ricochet. It ain't who you is, it's who you know, ain't it? Nepotism. She taps her broken nose. Quite, the masked citizen remarks. The wider your circles, the more advantageous the opportunities that will present themselves. A wise captain makes the most of them. Quindi dice, non è tanto chi sei, ma chi conosci, devi ingrandire, espandere le tue conoscenze per trovare più gente che ti offre roba più scontata. As your captain increases in level, your affiliation increases. Academy, Bohemia, Establishment and Villainy. Ok, quindi ci sono 4 tipo gilde a cui affiliarsi. Academy, Bohemia, Establishment e Villainy. Noi siamo con Establishment per ora. They will unlock new, more rewarding bargains and prospects. Affiliations allow your next captain to inherit certain resources, should the unthinkable happen. Ok, quindi se moriamo il capitano eredita alcune risorse. E niente, allora chiederei se sanno di qualcosa di interessante. The host of Magdalene's needs an urgent delivery of seeds. Paying a pretty penny too. If I were you, I'd get to the bazaar straight away. Put my mark against it. Meg grunts. Broker in Port Avon is selling cheap seeds. Chirpy chap. God knows why. His face looks like it's been pushed through a mangle. An opportunity! Port Avon lies to the southeast of New Winchester, and Magdalene's lies to the southeast of New Winchester. Ok, quindi ci suggerisce che possiamo andare a comprare semi e rivenderli in un altro posto per guadagnare. Dice vai a comprare semi da Port Avon e vendili a Magdalene. Però dobbiamo andare al bazar per accettare questo cosa. E niente, change the subject, ma possiamo parlare di altro? Fortune Free Trade o go elsewhere? No, go elsewhere a questo punto. Not further business here. Onwards. Allora. Parappa de rapper. Non so questo Incasious Driver, ma non vorrei assumere una persona a caso. Non so quanti soldi ho, quanto mi costa la gente. Opportunità, l'ispettore fastidioso. L'ambizione. Ma andiamo un attimo al bazar per accettare sta roba qua.
Questo qua, Seeds for Magdalenes. Però cosa, vediamo se qua dice dove si possono comprare. Sympathy. Magdalenes provides comfort and sympathy to the weary skyfarer. Its hosts will tell you any lie you need to hear. Some of those lies require flowers. The amenable host wants up to 3 sacks of verdant seeds and will pay 80 sovereigns for each. Magdalenes lies to the southwest of New Winchester. Io vuol dire che costeranno parecchio se me li compra 80. Non riuscirò mai a comprarne 3. Souls for Port Prosper. Questo simbolo cosa vuol dire? Boh. Lord, non sappiamo cosa, di Port Prosper require the 3. Probabilmente dobbiamo conoscerlo prima di poter sapere chi è. 3 consignments of souls for an infernally themed party to celebrate his diamond wedding anniversary. The quality of the souls is immaterial. The faction will be purely decorative. God save the Queen, etc. Prosper lies to the southwest of New Winchester. Ovest-sud-ovest. 3 consegni di anime. Boh. Ma prenderei questo. Sì, no, non dice dove andare a prendere effettivamente le cose. Questo lo sappiamo perché ci hanno detto i vecchi là. Siamo andati dai vecchi che ci hanno parlato. Proviamo questa opportunità. Vediamo un po'. È un'opportunity. Excuse me, Captain! A woman pushes through the crowds toward you. She is short and square-shouldered in a neat black suit and polished shoes. She shows you the case of her pocket watch. It is embossed with the crown and hourglass of London's horological office, the body responsible for ensuring time is consistent across the empire. I'm hoping to book passage to Port Prosper, she says, slipping the watch away. I can of course pay. Ah, ok, una persona che chiede un passaggio per Port Prosper. Doveva andare a Port Prosper? Journal. Trading opportunity. Sì. Dobbiamo andare a Port Avon e poi Magdalene. No, non dobbiamo andare a Port Prosper, sinceramente. Però possiamo anche caricarla a bordo. Proviamo. Pay sounds promising. Thank you. The locomotive I was on broke down following a boiler rupture. The chief engineer's fault, I suspect. A gentleman fonder of brandy than of diligence. Here, an initial sum to seal our bargain. Ok, ci dà un anticipo. E dice che non poteva proseguire con la scorsa locomotiva perché si è rotto. Prosper lies to the west-southwest of New Winchester. Not that there is such a thing as north, south, east, or indeed west out here. Instead, London cartographers pick the 4 of the brighter, more reliable stars visible from the Empress' new palace and named them north, east, south, and west. Londoners value familiarity. Ah, ok, quindi non è un vero e proprio sud-ovest, eccetera, eccetera. Perché ci sono delle stelle come ho dato quel nome, visto che siamo nel cielo non ha così senso. Non siamo su una sfera. Trasporti un ispettore fastidioso, Port Prosper. Mi ha dato 50 monete. Ok, quindi probabilmente il cibo durerà meno. Però è a seguire l'ambizione, allora. Vedere un po' che cosa dice. Prima di partire. Where to begin? You take advantage of a quiet moment to pull out your journal. The blank page sits before you, smug and unblemished. The horror.
At last, inspiration strikes. You need fresh material, that's the ticket. Go out and explore the wide wilderness. Gather sky stories and tales of terror to begin the song of the sky. Ok, quindi dice la pagina è bianca, non riesci a scrivere niente perché in realtà devi fare delle avventure prima. E mi sembrava anche sensato. Incautious driver. Ma proviamo a leggere, non credo di essere obbligato poi dopo ad accettarlo. Ok. Officers requires a sign of on fee. Allow the driver to join your crew. What harm can it do? This will get you a chief engineer who will increase your iron by 6, your hearts by 2 and your affiliation established by 1. Però quanto lo pago? $20. Però gli dovrò dare anche uno stipendio, suppongo. Proviamoci, dai. The driver boards, eager to get started. Spero che non mi porti guai. Perché uno che si chiama Incautious. I recently parted ways with the Windward Company, they explain. Personally, I think a crash a week isn't so bad. They disagreed. Oh well, live and learn. Come? Dice che facciamo un incidente a settimana e gli altri non erano d'accordo. Che dicono che... Però faceva il crash test. No, test driving. Ho paura di aver fatto una cavolata. Speriamo di non pentircene. Niente, come si salva? Così? Yes. Prima di andare a trovare... andrei prima a portare sta donna. Oh, mi hanno detto che devo andare a sud-sud-ovest, vero? Sud-sud-ovest, che sarà di quello? Sarà di quello. Cos'è che avevo qua? Ah, no, l'esperienza per il livello dopo. Scams narrow. Ma di questo passa? Sì. Te lo spara? No, non è questo. UCA Invictus. Spero di no. Sono un po' perso, sinceramente. Manderei il tizio a esplorare, ma non mi ricordo come si fa. Scusate, controls. Engage Scout F. Ah, visto che ho trovato qualcosa. Ah, c'è un porto là. Però il mondo è riluttante. Ah, eccolo lo sport. Nowhere in. A new port, Port Avon. Dobbiamo andare a Port Avon effettivamente noi.
Behold a ruin of giants, gargantuan blocks jigsawed together, furrowed with moss and whispering with orchards. A bucolic village nestles amongst them. Smoke coils daintily from the chimneys. A leisurely game of cricket unfolds on the village green. Disembark. A ramshackle dock juts into the sky beside the farmyard scattered with rusty locomotive parts. Platting, piping, a check-in motor with its innards exposed. Ok, è un villaggio bucolico. Tranquillo, gente che gioca a cricket. An oily-faced, black-haired girl waves your locomotive into position. Welcome to Port Avon, she calls as you disembark. A rich knot of scents greets you. Leaves and wood smoke, reached by an infrequent but pungent intrusion of goat. Port Avon welcomes new visitors, but your novelty will wear off the more time you spend there. When you visit in future, you may need to bring something to keep them friendly. Ah, ok. Sono contenti che siamo arrivati, però dicono che pian piano nel tempo dobbiamo portare ogni tanto qualcosa per far loro piacere e non andare solo così e basta. Che potremmo essere meno benvenuti nel tempo. Your Port Avon welcome is now free. Ok. Ok, se esplori Port Avon scende il quanto sei benvenuto. Poi puoi recuperarlo, permettendoti di stare più a lungo. Write a port report. The locals are willing to update you on the news, we're not much to share. Ok, scrivere aggiornamenti sul Port Avon, dove ci diciamo prima per fare un po' di soldi. Share exotic gossips. Non abbiamo niente interessante per raccontare. Host a tea party aboard your locomotive. Oppure fare un party col tè, ma non abbiamo del tè. Facciamo un port report. Were it not for talkers of smuggles and sky beasts, you could easily confuse this place for a village on the world you left behind. It's quite peaceful here, apart from some fuss over a newspaper delivery. The villagers frown and change the subject when you ask about it. Ok, dicono l'unica cosa c'è stata la confusione sulla consegna di un giornale. And your port reports to the injurate veteran at Victory Hall or the prudent secretary at Company House in New Winchester to earn rewards. Ok, abbiamo aggiornato le nuove notizie su questo posto, dobbiamo poi vendere, diciamo. Ah, ok, possiamo andare a Village Green, Nowhere Hin, Cyclopean Ruins. Allora io andrei un attimo a Bazaar, qua posso comprare, ecco, dei sacks of virgin seeds a 25, posso anche permettermene 3 per quel bargains. E Sherman Sons cosa vende? Un po' di tutto. Jumble of Indistinguished Souls, che è quello che voleva l'altro tizio invece. Al Bazaar comprerei i 3 cosi che mi paga 80 l'uno, 75, quanti soldi mi restano? Poi una cinquantina, va bene. Ma proverei ad andare a visitare qualcos'altro. The Village Green. Mi scende il welcome, però vediamo un attimo come funziona anche questo discorso qua. Tra l'altro quanto siamo? Un'ora e mezza, magari facciamo ancora 10 minuti per arrivare alle 100 sterline e poi andiamo a dormire, ragazzi. Here you may, if you choose, immerse yourself in your village's quaint rills. The heart of a village, surrounded by orchards of real apple trees that were shipped through the avid horizon as seeds. Ok, ci sono degli alberi di mele veri.
Sì, se facciamo delle azioni qua diminuisce il nostro quanto siamo benvenuti. O facciamo un giro intorno al villaggio e che cosa ci dà? No, quando è sbloccato quando abbiamo il welcome. Watch a cricket match. Ma cosa ci guadagno a disturbarli, vedere un attimo queste cose qua? Ma proviamo a fare un giro nel villaggio. Vediamo di quanto scende il coso. You're wearing out, you're welcome. Ah, probabilmente scende il terrore se siamo un pochettino terrorizzati. Però se torniamo qua, ritorna. No, se rientriamo in Portavon diminuisce ancora il nostro welcome, allora forse ci conviene andarci. Però c'è un Repentant Devil che cerca un passaggio, dove vuole? Ah, no, è da reclutare questo, non vuole un passaggio. Ok. Però quel famoso ovest sud-ovest, non so se andare a cercare il posto della tizia, se cercherei il posto della tizia. Poi magari torno. Non c'è niente qua. Dice che stiamo esaurendo le scorte, forse ci conviene allora andare via, ma magari era da queste parti poi il coso, eh. Deve tornare su il Winchester con un po' di scorte. Però non abbiamo tanti soldi, o dobbiamo portare la tizia o dobbiamo portare i semi. O l'uno o l'altro. Cercherei di portare la tizia, probabilmente non era qua sotto, dobbiamo andare. Ah sì, se veramente il terrore. Se siamo in mare per tanto tempo, cioè in aria per tanto tempo probabilmente sì, la gente si terrorizza, si fa dei problemi. Ah, ci dice che vabbè, il rumore di Winchester si può sentire nel momento. Però. Ok. Mi chiede, dice se è fermato l'orologio della sua nave perché non posso, cioè posso ripararlo io. Va bene, te lo permetto. She gives you a grateful flicker of a smile and sets to work. Soon she has the back of the clock and has spread 20 cogs across the galley table. Obscured horological tools gleam brassily among them. Everything has a place. I hyperseat the opportunity to keep myself busy. Staring too long at the stars is harmful to the temperament. Uh, o le chiediamo del lavoro, oppure parliamo del rich, o ci complimentiamo con le sue abilità, oppure le auguriamo una buona sera, complimentiamoci con le qualità.
thank you. Può essere che sia... però non possiamo sapere. Che sia più contenta, ma non riusciamo a capirlo. Ok, buona serata signore. Ok, l'editore arrivederci adesso. Prima hanno detto su 30, forse ci siamo schiantati con quei due tizi prima. Ma c'è qualcosa con i Lincoln? Provo ad andare allo spiato per vedere se trovo qualcosa. Cosa ho trovato? Ah, c'è qualcosa di ignoto là. C'è qualcosa qua. Ah, c'è è difficile questo. No, lasciamo perdere. Ok, diventano tutto rosso, no. Quindi che va che c'era qualcosa. Adesso cosa sta facendo? Ehi. Aia. Non è così semplice, risposta. Io non manca più l'uomo. Ok. È stato più difficile di quanto non pensassi. Ok, è rimasto solo il capitano. Vivo. Che è impazzito. Va bene, carichiamolo, dice che ci sarà una piccola quest a riguardo. The crew wrapped the sky maddened captain in blankets, then secure them tightly with bells. It takes 4 to transport him safely to your locomotive. He might not be happy restrained, but it should keep him from harm until you get him to Magdalene's. Ok, quindi lo incateniamo per evitare che sia pericoloso. Magdalene's lies to the southwest of New Winchester. Ah, dobbiamo portarlo a Magdalene come posto. The captain secured. You have a moment to see whether there's anything of worth on his locomotive before abandoning it to the wilderness. Ok, stiamo portando questo capitano. Ora abbiamo una storia del terrore e che possiamo scrivere probabilmente. E il Sky Madden Captain sul nostro cosa. You approach the buckled wreckage, poised to plunder the plunderers. Behind you someone is humming a song of victory. Ok, prendiamo o quello che c'è dentro o ripariamo. Abbiamo ottenuto 8 di coso, va bene. Quello è solo un faro alla fine. Ah sì, c'è qualcosa qua sopra. Speriamo che sia quello che noi stavamo cercando, la città dove dovremmo andare, insomma. Cosa è successo?
C'è una casa. Va bene, mangiamo, ci offre cena. Ci offre un ottimo pasto, va bene. Buono, ma il problema è che era questo il coso che aveva scoperto e mi sa di sì. E beh, noi proviamo a salire di qua, dobbiamo arrivare a New Winchester, però poi anche da questo lato, speriamo più prima che poi stiamo finendo davvero tutto. Ho speso troppi soldi ma prima che soldi Chimneys of New Winchester, quindi siamo vicino a New Winchester, sì. Abbiamo scoperto un coso. Dobbiamo andare su qua. Stiamo andando giusti, eh? Sì. È ancora più in su. Stiamo finendo sia la benzina che pure siamo messi parecchio male. E abbiamo pochissimi soldi, spero che non costi tantissimo queste robe, se no siamo nei guai. Siamo salvi. Siamo salvi. C'è un tizio che vuole parlarci, ma andai più che altro a comprare. Costano 40. Mi sa che abbiamo perso di brutto perché o troviamo quel posto dove vendere gli affari o siamo spacciati. South Southwest. Ma portavano dice che South Southeast. Cosa sarebbe sud-sud-est? Sì, ma sud-sud-ovest dovrebbe essere di qua allora. Dovrebbe essere qua come posto, ma non abbiamo trovato niente da questa zona. E non riusciamo ad arrivare fin laggiù in tempo. Vabbè, ragazzi, questo è stato Sunless Skies. Se interessati, continueremo magari il titolo successivamente. Non posso salvare, mi sa di che salva in automatico. Continueremo magari il titolo in un altro momento se vi è piaciuto. Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la diretta. Speriamo di aver fatto qualcosa di positivo anche noi appunto per questa causa benefica. Speriamo che si arriveranno ai 10.000 sterline. Non lo so quanto siamo adesso, però effettivamente verrà poi calcolato tutto anche in base alle ore che vengono trasmesse. Ho visto varia gente che fa effettivamente anche la maratona 24 ore. Io effettivamente non posso. Però dai, ci siamo fatti quei quasi 2 ore, quindi più di 100 sterline. 105 circa. 105 sterline. Che è già qualcosa. È già parecchio. Detto questo, davvero ragazzi, buonanotte e vi invito a seguirmi sul canale Telegram se per caso non fossi iscritti, seguirmi su YouTube, seguirmi su Twitter, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e alla prossima.